Ben ritrovati amici della Rossonera, è venerdì 6 settembre del 2024, con Enrico Boiani. Ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, sosta nazionali proprio nel pieno, ieri prime partite, oggi le altre, con appunto i nostri giocatori impegnati, quindi parleremo di questo, parleremo un pochino dell'avvicinamento alla gara, perché mentre a Milanello, insomma, si stava preparando la partita, nel senso che insomma adesso c'è qualche giorno di sosta e poi insomma si riparte nella prossima settimana con qualche giocatore che sarà chiamato sicuramente a dare qualcosa in più rispetto a questo inizio un po' in secondo piano. Claudicante. Anche voi siete chiamati a dare qualcosa in più, non a livello pecuniario, ma a livello di supporto. Quindi Beh, cliccate il tasto mi piace, poi se volete anche a livello pecuniario e monetario fatelo pure. Però comunque cliccate il tasto mi piace, arriviamo a 1000, 1500, 2000 like a questo video, supportateci, grazie a tutti coloro che lo fanno, lasciateci un commento, condividete il video se vi va con i vostri amici tifosi del Milan. E niente, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. e se siete di San Marino potete festeggiare anche. Eh sì, io sono molto felice essendo in quella zona più o meno lì. Incredibile. Per San Marino Vabbè. che dopo 20 anni è tornato a vincere una partita, tra l'altro c'è questo piccolo fun fact relativo alla vittoria del Mh. San Marino, che l'ultima vittoria era sempre per 1-0, Mh. sempre contro il Liechtenstein e, Ronaldo aveva segnato il suo nono gol, Cristiano Ronaldo, era il 2004. 20 anni dopo la partita è la stessa, il San Marino torna a vincere e Ronaldo ha aggiunto 2 zeri ai gol segnati, cioè è arrivato al 900°. Vabbè, insomma, buon per lui. Tra l'altro con il Portogallo di Rafa Leao che ieri ha giocato un tempo e poi è uscito. Questo è il Quindi commento. sì, in versione Parma Milan dai, forse un pochino meglio però. Non ha brillato dai, mettiamola così, non ha Non brillato. è uscito ancora dal tunnel. Vabbè. Ehm, Gli altri invece han giocato la Serbia di Pavlovic e Jovic facendo bene, perché alla fine ha bloccato la Spagna, campione d'Europa, sullo 0-0 e quindi portando a casa un punto, con Pavlovic in campo tutto la gara e Jovic invece il commento sulla partita di Jovic è lo stesso di Leao, quasi peggio, perché quel gol che Sì, si è peggio mangiato. perché si mangia, si divora, non si mangia, proprio un gol fatto, però ha giocato 75 minuti, quindi comunque cioè è un giocatore di pallone che può scendere in Sì, campo. quantomeno sappiamo che è guarito. Sì, guarito, cioè vabbè. Insomma, è passata la lombalgia e che dobbiamo sicuramente rimettere in squadra, ma per un semplice motivo, Harry, non perché ci tengo che Luka Jovic torni a essere un giocatore da, che so, 20 gol stagionali, non è quello il discorso. È che all'interno di uno spogliatoio, all'interno di una squadra, non si possono avere giocatori palesemente scontenti o con un po'. È che tutto quello che mi viene in mente non posso dirlo su YouTube in questo momento, quindi aspetta, sto cercando di trovare un termine edulcorato, però un po' scontenti, dai, diciamo così. E quindi Innervositi magari, ecco, cupi anche per le situazioni che cupi, si son diciamo cupi. create. Quindi Il bisogna punto è che sicuramente rischi rimetterli in squadra, sì, come io più Bennacer. Bennacer di lui, più Bennacer di lui, che anche Bennacer ieri l'Algeria ha vinto, lui ha fatto anche lui 78 mi pare, 80 Mh, minuti, compreso il recupero, eccetera. È che il rischio di averne un po' più di uno cupo all'interno dello spogliatoio, innervosito, contrariato, diciamo questi termini qua, c'è, perché veniamo da l'esclusione palese di Davide Calabria, veniamo da quello che è successo con Teo Leao, veniamo da un Maignan che dimostra palesemente supporto alla causa, Jovic e Bennacer col mercato,
insomma, cioè, rischiano di esserci un po' di situazioni, ma ne avevamo parlato anche i giorni scorsi, no, Sì, Simo, sì. che ci sono un po' di situazioni da risolvere e speriamo che al rientro dalla pausa delle nazionali verso il Venezia, ma soprattutto verso il Liverpool e l'Inter, si possa un pochino si possono rincollare un po' tutti i cocci, ecco. Sì, perché lo spogliatoio è importante, molto più di quanto si pensi. Mi fa ridere perché tu hai 2 settimane da quando è successo il patatrack vai avanti con questa frase della serie: "Ricordiamoci che lo spogliatoio conta, non che non conta niente, chi se ne frega come magari pensa qualcuno". No, è che poi magari davanti alla prova dei fatti uno dovrebbe anche dire: "Caspita, quello che pensavo però non è proprio la cosa migliore del mondo. Forse ho fatto un errore", come tanti, ma non è così. S Non penso che succederà, visto il carattere. Questa invece è la Francia con l'Italia. Stasera 20:45. C'è un po' di Milan nella Francia. Strano a dirsi, Ma ma anche nell'Italia c'è un po' di Milan, direttore, forse più di quanto ci sia nel Milan attuale. per Gigio? Grande, No, vecchio cuore. no, non per Gigio, anche se Teo su Instagram lo chiama Ermanito, per il numero 8. Torna in campo Sandro Tonali con l'Italia, ve la leggo velocemente perché magari stai ascoltando solo il podcast, quindi Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Beh, Calafiori che l'inizio pochi minuti, per ora. Poverino, Mh-mh. cioè cosa deve fare? No, no, lo so, però Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali e Di Marco dietro a Raspadori e Retegui. Direttore, chi comprerai di questi al Fanta poi tu per la tua squadra? Io pensavo di comprare Calafiori, però me l'han fatto fuori. No, scherzi a parte. Di questi nessuno dai. No, in realtà ce ne sono un paio interessanti, ma Eh. non lo dirò mai. Ehm, per la f ma ti dirò guarda, fino a metà campo è una squadra ancora presentabile. Il problema son gli attaccanti, lo sappiamo. In attacco deficita un po'. La Francia invece con Mike Maignan in porta ed è numero 1 dei milanisti, diciamo così. Teo Hernandez, numero 2 a sinistra, e quindi parte dall'inizio, qui sì. Saliba, Upamecano e Klaus in difesa, con Kanté e Fofana in Numero mezzo al 3. campo. Terzo quindi milanista in campo, con Barcola, Olise, Colomani e Mbappé là davanti. Per la Francia dovrebbero giocare quindi tutti i nostri milanisti francesi, anche complice il fatto che insomma nella Francia mancano sia Tchouaméni che Camavinga, quindi che spalancano le porte a Fofana, insomma, al di là di tutto, anche l'assenza di Rabiot dal calcio giocato in generale, nel mondo del calcio spalancano le porte a Fofana, che era già presente nel gruppo degli europei, però insomma è comunque un giocatore che, Henry, stavamo dicendo anche poco fa fuori onda, se fa un 70 minuti con l'Italia, 80, quelli che deve fare, schifo non fa, visto che insomma di preparazione non ne ha fatta Guarda, tantissima. io son molto contento della sua presenza da titolare questa sera, poi la Francia speriam che perda sì, che prenda 3 gol, perché No, deve ovviamente giocare cioè non per stasera e la Mike prossima no. E oh, eh, non per Mike, non per Teo, non per nessuno, però speriamo che vinca l'Italia ovviamente. Detto ciò, è bene che faccia questa partita da titolare, anche perché poi se andiamo a vedere gli avversari, a parte Donnarumma, Calafiori e Tonali, gli altri giocano nel campionato italiano, no, quindi, ehm, ti aiuta secondo me anche un po' ad abituarti, fare minuti contro una squadra contro l'Italia, quindi giocatori che giocano nel campionato in cui tu poi giochi, per me ti aiuta, e quindi son contento che giochi questa partita Fofana. La mia paura è che giochi anche l'altra, quella prima del Venezia, però ripeto, per come è arrivato Fofana, forse è un bene in questo momento più che un male. no, quello sì. E lo stiamo dicendo il 6 settembre, probabilmente tra 2 mesi diremo: "Ma Dio quanto caspita ha giocato, no, no, speriamo che non giochi." Però al 6 settembre sì, Lo lo comprerai al Fanta Fofana? prossima domanda: chi accelera
Da Loftus-Cheek a Tomori, Fonseca si aspetta segnali. Gli inglesi sono rimasti in Italia durante la sosta per le nazionali come Calabria, Gabbia e altri. Ecco, sai chi comprò all'asta del Fantacalcio, Henry? Eh. Non te lo dico. L'estate sta finendo e l'asta del fantacalcio si avvicina. Fantalgoritmo è il miglior strumento per aiutarvi a scegliere gli obiettivi su cui puntare. Da oggi è possibile iscriversi a una nuova lega di fantacalcio a premi pensata proprio per i tifosi del Milan. In palio ogni settimana una maglia del Milan, oltre a tantissimi prodotti Apple per la classifica finale. Cosa aspetti? Trovi il link d'accesso in descrizione e sulle storie Instagram di Radio Rossonera. Il costo di iscrizione è di soli 20 euro, ma in più otterrai tutte le statistiche e le funzioni premium di Fantalgoritmo. Potreste scoprire chi ha comprato il Fantacalcio nella lega di calcio di Fanta, appunto, di Fantalgoritmo, mettendo 20 euro sul piatto, cliccando sul link che c'è in descrizione, facendo la vostra squadra e provando a giocare insieme a noi nella Lega di Radio Rossonera per vincere anche alcuni gustosissimi premi, tra cui una maglia del Milan in palio in tutte le giornate da qui alla fine, per il vincitore di ogni singola giornata, oppure i premi Apple per chi si piazzerà alla fine in testa alle classifiche di campionato generale. Henry, noi siamo arrivati in chiusura, poi ne parliamo magari al talk, ma la domanda è una, ma oggi ho rivisto gli highlights, non so perché mi è capitato, non è che sono andato a vederlo apposta, gli highlights di Ruben Loftus-Cheek col Paris Saint-Germain. Riguardateli, è un misto tra Kakà, De Bruyne e chi altro? È una roba fuori da ogni logica. Il cambio di passo, il modo in cui va a rubare la palla cattivo e riparte da solo. Veramente sembra Miniera il di Dio. fratello. Non c'entra niente col resto delle altre, credo, 30 partite, 40, quante ne abbiamo viste di Loftus-Cheek. Ma cosa gli era successo quella sera? E soprattutto perché non siamo riusciti a fargliene fare una quantomeno simile? Grande mistero. Non lo so, comunque adesso preparati, Simone Cristau 2 punti, Loftus-Cheek è un misto tra Kakà e De Bruyne. E dopo e dopo questa vi saluto. Ciao, Sigla. buona giornata, ci ritroviamo più tardi.